È difficile riuscire a parlare con molta coscienza dell'arte di Toriyama. È una cosa su cui stavo riflettendo perché ci volevamo fare un video bello lungo, anche di mezz'ora, pure di più. Vabbè, un video di 4 minuti, che cosa poteva spiegare? Veramente niente. Però mi rendo conto che è difficile soprattutto se non si fanno comparazioni, cioè se non si, cioè quello voleva in qualche modo fare un video sul processo del disegno. Non lo so, secondo me cioè, bisogna parlare tanto e bisogna comparare tanto. Tipo se io mi cerco un Akira Toriyama Illustration, cioè secondo me è inutile che tu parli di Toriyama se poi non ci mettiamo a notare le differenze tra ciò che faceva. Lui l'ha fatto, però molto in breve. Per Dragon Quest, per Dragon Ball. Cioè, se non sentiamo disegno per disegno Toriyama nello stile, nell'approccio. Cioè, secondo me si potrebbe parlare per minuti interi di ognuno dei suoi disegni e dei suoi design. Questi sono i design più azzardati, questi per Tobal, certi personaggi veramente senza senso. Queste bellissime illustrazioni fatte con gli acquerelli, carte colorate, gouache, queste fatte col pennino, queste fatte digitalmente con uno spessore della linea più uniforme ma anche più grosso, però guarda quanti dettagli, guarda quanti altri dettagli fatti col pennino, la passione per i mezzi, per le automobili, per le creature, per i draghi soprattutto, guarda il modo in cui disegna le grinze sulla pancia del drago, guarda quante creste, che ne so, guarda anche semplicemente le reference alle macchine, cioè qua secondo me per ogni immagine si potrebbe davvero parlare tantissimo. Guarda qui che applicazione del colore, questa è un'illustrazione fatta a mano. Questi sono pantoni, sono colori, sono acquerelli e c'è una gouache per fare i riflessi della luce sulla pelle di questa talpa mostruosa. Questa è una carta colorata, questa in origine è una carta gialla, su cui poi ha disegnato e colorato i personaggi con altri colori, e dà questo effetto seppia un po' nostalgico, un po' quasi però di rifrazione del colore, come se non lo so, l'atmosfera di questo pianeta faccia passare determinati spettri del colore che ci fa apparire tutto più giallo. E guarda quanto ancora utilizzava di nuovo le gouache qua e là, guarda che come fa i riflessi, guarda come è un po' più anime, se vogliamo, se volete passarmi questa definizione, perché guarda i colori come li utilizza e come crea delle zone d'ombra e delle zone di luce sulla pelle di Goku, su quella di Trunks, su quella di Pan, sui vestiti. Guarda l'effetto ruggine utilizzato sempre con l'acquerello. Anche qui l'effetto delle bruciature sui cannoni, quando vengono utilizzati tanto. Guarda sempre con un acquerello che poi sporca il disegno. Guarda i design dei personaggi molto ricchi, quelli per i videogiochi. Design dei personaggi, tra l'altro, sono molto ricchi, anche quelli di Dragon Ball in realtà, quando si tratta di illustrazioni. Cioè, per esempio, guarda, cioè, qua Goku sta guidando una Ferrari, guarda qui. C'è Goku sull'Harley Davidson con Gohan, guarda quanti dettagli ci sono. Per la motocicletta, anche per i vestiti dei personaggi. In realtà Goku addirittura recupera pure il bastone, che quindi nemmeno lo usa in questa parte della serie. Però Toriyama sentiva l'esigenza di arricchire ancora di più. Cioè Toriyama era quello che quando doveva fare il disegno per il fumetto doveva alleggerire, ma quando doveva fare il disegno che non fosse promozionale, ma che fosse un frontespizio, bisognava arricchire. Cioè guarda qui, questo è, mi pare utilizzato per una copertina di Shonen Jump, e effettivamente guarda come utilizza i colori. Invece del pennino usa non la china, qua probabilmente usa la china dove è nero naturalmente, ma in altre parti del corpo, vedi, usa un pennello, sicuramente un pennello più piccolino, per fare quello che avrebbe fatto con la china, ma con dei colori che sono più saturi e quindi danno un'idea di ombra.
Sì, è una McLaren. Una McLaren questa. Ci sono anche delle cose che tornano, ad esempio le pose. Perché sembra poco, dice, ma come lo metto il personaggio? Cioè, tra l'altro, quando fanno, non so, pose normali, tipo qua c'è Goku che spara la Kamehameha, in linea con il suo character, no? Qui è Goku che sta semplicemente volando. Ci saranno anche altre pose. Qui è Goku che è in posa tipica da arti marziali, aspetta il nemico, Goku che vola di nuovo. Goku che saluta, cioè queste sono pose normalissime, no? Goku arrabbiato. Sono pose piuttosto ovvie. Ma in realtà ci sta, non lo so se qui sono state raccolte, ma ci stanno tutta una serie di pose, caratteristiche uniche, speciali, che rendono i personaggi di Dragon Ball un po' sopra le righe. Cioè sono quelle cose con le quali probabilmente un uomo come Akira Toriyama è cresciuto con determinate serie degli anni 70-60 che lo hanno influenzato. Pose tipiche dei Super Sentai, Tokusatsu, pose tipiche dei cartoni animati di quell'epoca. Goku è un uomo, anche da adulto, è un uomo che fa diverse pose che sono tutte strane, che sono tutte particolari. Cioè, secondo me c'è da riflettere molto su come anche sono state utilizzate è stato utilizzato il body language dei personaggi, che pure è importante nelle illustrazioni. Guarda quanto dinamismo c'è in questa scena Goku con il giubbotto d'aviatore che vola sulla Kinton, che non è dorata ma è viola, e c'è il draghetto qua sotto che si spaventa. Poi vabbè, penso che aprendo appaia l'immagine, infatti. Cioè, pazzesco, guarda qui, questo è un altro frontespizio, guarda Bulma come è caricata, sembra Ripley di Alien, fierissima con questo fucilozzo di dio gigante. Ragazzi, qua, secondo me, per analizzare proprio tutto, si passano le ore. Secondo me si può anche fare il contenuto dove ci mettiamo qua, analizziamo letteralmente ogni singola illustrazione di Toriyama e facciamo i paragoni con Dragon Quest, Narale, quello che volete. Passano le ore, eh. Le pose del primo scontro Goku Vegeta da cosa sono prese? Sono originali di Toriyama. Le ha inventate lui. Basandosi sui film Wuxia. Sui film di arti marziali cinesi. Però sono originali. Eccoli qua. Akira Sakuma. Qui Dragon Quest. Oppa, Vesp. Pium 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 pium. Impennando. E poi anche il Super Deformed che faceva lui. Sono tante cose di cui parlare. Cioè, secondo me questa cosa qua, questa è proprio l'essenza di Toriyama. Se voi vedete il disegno originale, It's 1983. che cos'è questo? Struggle to design Goku. Ah, vabbè, sì, all'inizio ha sofferto molto, cioè non sapevo come cazzo farlo. Se voi vedete il design originale dello slime, fatto da Yuji Ori, forse, se non sbaglio, era una melma per terra, così. Toriyama fa la goccia. È liquido. È liquido. Si può riassumere un simbolo. Cioè lui non ha fatto il significante prima del significato. Capito? Lui l'ha riassunto. Ha detto è liquido. Si può riassumere tutto il concetto di questo personaggio in una goccia. Ed è diventato il simbolo di Dragon Quest. Cioè... Porca puttana. Ma sono queste le cose che si devono dire in un video, cioè, e non ci stiamo mettendo un'ora, eh. Ci stiamo mettendo pure qua, penso, 5 minuti abbiamo perso per spiegare queste cose. Che grande, porca troia, che grande, voglio, che grande, che grande, che grande. E domani devo parlare di Toriyama, ma che cazzo devo dire domani? Ma che devo dire che abbiamo detto già tutto? Che devo dire?